tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Oggi ho scelto Lighi della Tessiland in questo bellissimo colore rosa, 2 uncinetti, il 2,5 per lavorare i nostri fiorellini, quindi ci servirà anche un pochino di colore mattone, sempre Lighi della Tessiland, e userò l'uncinetto del 2,5, mentre per lavorare tutto il nostro maglioncino ho scelto l'uncinetto del 5 perché lavorerò con filo doppio. Poi vi servirà ago e filo per andare a cucire i nostri fiorellini. Bene, detto questo vi lascio al tutorial. Allora, prima di iniziare il mio progetto vi dico le misure. Io per una taglia S ho montato 80 catenelle multiplo di 5. Allora, con 80 catenelle mi sono venuti 16 cerchi di questi, quindi nel primo giro ho fatto 5 catenelle, nel secondo e nel terzo giro ho fatto 6 catenelle, nel quarto e nel quinto giro ho fatto 7 catenelle e nel sesto e ultimo giro ho fatto 8 catenelle. Fatti i miei cerchi, vado a dividere i miei cerchi, quindi avendo 16 cerchi io ho fatto 4 nel pannello davanti, 4 nella manica, 4 nel pannello dietro e 4 nell'altra manica. Ok, messi i miei marcapunti ho diviso i miei cerchi. Arrivati a un certo punto, divisi i miei cerchi, vado a fare degli aumenti ai lati sia nel pannello davanti che nel pannello dietro e vado a fare degli aumenti. Non appena io raggiungo la mia misura, diciamo da questa punta a questa punta raggiungo la mia misura del mio busto, mi fermo. Ok, quindi io ho raggiunto la mia misura 38 cm e mi va bene. Chiudo il mio lavoro, lo chiudo così e vado a misurare lo scalfo della manica. Quindi io ho raggiunto la mia misura, ho raggiunto 16 cm e 38 di busto. Quindi mi vado a fermare così e vado ad unire lo sprone. Ok, quindi qui farò un piccolo campione. Io sto lavorando con l'uncinetto del 5 perché lavorerò i lighi a filo doppio, perché essendo che è molto sottile lavorerò a filo doppio. Detto questo vi lascio al tutorial. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo la nostra catenella. Io ho montato qui una catenella per fare un piccolo campione. Nel mio progetto originale ho montato 80 catenelle per una taglia S. Quindi portiamo tutta la catenella sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima. Io sto lavorando a filo doppio. Ok, una maglia bassissima. Quindi andiamo a fare una catenella, rientriamo nello stesso posto e andiamo a fare una maglia bassa. Ok, andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 catenelle. Saltiamo 1 2 3 4 e nella quinta catenella entriamo con una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, saltiamo 1 2 3 4, nella quinta entriamo e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi lo ripetiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, vado a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 4 maglie di base, quindi 1 2 3 4 e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima. Ok, così. Quindi con una maglia bassissima passo nell'archetto di 5 catenelle con una maglia bassissima. Qui faccio una catenella, rientro di nuovo nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. Vado a fare 6 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 catenelle, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, passo nell'archetto successivo, maglia bassa. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare.
Allora, arrivati alla fine, vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima, così. Con una maglia bassissima mi sposto nell'archetto di 6 catenelle e vado a fare una catenella e una maglia bassa. Quindi facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, andiamo nell'archetto successivo e andiamo a fare maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi l'andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, ho fatto le 6 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima. Allora, andiamo avanti con i giri, dobbiamo andare avanti con i giri, andando a fare adesso, dobbiamo andare a fare 2 giri con 7 catenelle, quindi io ho fatto un giro, l'ho fatto con 5 catenelle, 2 giri con 6 catenelle, 2 giri con 7 catenelle e un giro con 8 catenelle. Quindi andiamo a fare questi giri e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i nostri cerchi, andiamo a dividere i nostri cerchi. Quindi io nel mio progetto ho 16 cerchi, quindi ho 4 nel pannello davanti, 4 e 4 nelle maniche e 4 nel pannello dietro, ok? Quindi qui ho 8 cerchi, vado a fare 2 nei pannelli davanti, quindi 2 e 2 nei pannelli davanti e dietro e 2 nelle maniche. Quindi partiamo con gli aumenti, quindi andiamo a fare gli aumenti. Andiamo con una maglia bassissima, entriamo nella prima catenella delle 8 naturalmente, nella prima con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare il primo aumento. Quindi abbiamo fatto il primo aumento e continuiamo con le maglie alte, quindi qui c'è un'altra catenella, andiamo a fare una maglia alta, catenella, maglia alta, qui c'è un'altra catenella, un'altra maglia alta. Quindi stiamo facendo un pannello, il pannello davanti o dietro la stessa cosa, è maglia alta, l'ultima catenella, andiamo a fare una maglia alta, quindi saltiamo la maglia bassa e andiamo nella prima catenella delle 8 e andiamo a fare una maglia alta. Quindi continuiamo a prendere le catenelle a maglia alta. Presa l'ultima maglia alta, andiamo a fare l'aumento, quindi un'altra maglia alta nello stesso punto, quindi abbiamo fatto un altro aumento sia all'inizio che alla fine del pannello, abbiamo fatto 2 aumenti. A questo punto andiamo a fare i 2 cerchi delle maniche, nel mio caso ho 4 cerchi nel progetto, quindi andiamo a fare la manica, quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, passiamo nel primo pannello, nel primo cerchio, nel primo cerchietto e andiamo a fare una maglia bassa. Andiamo a fare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, passiamo nel secondo cerchio e andiamo a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, passiamo nel pannello dietro, quindi qui abbiamo fatto la manica, quindi il pannello davanti, le maniche, andiamo a fare il pannello dietro, quindi passiamo nella catenella, nella prima catenella, andiamo a fare il pannello dietro, quindi un aumento, quindi 1 e 2 maglie alte, quindi qui siamo andati qui e continuiamo a prendere le catenelle a maglia alta. Quindi fatto il pannellino dietro, vedete ho fatto le maglie
le maglie alte, ho fatto l'ultima maglia, vado a fare l'aumento, quindi entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare l'aumento. Andiamo a fare l'altra manica, quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, entriamo nel primo cerchio e andiamo a fare una maglia bassa, non prendo meglio, una maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, passiamo nell'altro cerchio e andiamo a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, nella prima maglia iniziale, che sarebbero le 3 catenelle, con una maglia bassissima. Ok, e qui abbiamo fatto quindi la manica e il pannello davanti, pannello dietro. Andiamo avanti col secondo giro, quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, entriamo nello stesso punto e andiamo a fare l'aumento e andiamo a fare le nostre maglie alte, quindi entriamo in ogni maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Quindi continuiamo con le maglie alte, ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata all'ultima maglia, vado a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 maglie all'inizio e 2 maglie alla fine, non ci dimentichiamo mai l'aumento. A questo punto andiamo a fare la manica, la rete della manica, quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entriamo nelle 4 catenelle, queste sono le 4 catenelle del giro precedente, entriamo nelle 4 catenelle e andiamo a fare maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entriamo nelle 4 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, un'altra maglia alta, quindi l'aumento. Ok, e ho fatto anche l'aumento nella manica. Proseguiamo con le maglie alte. Allora, sono arrivata all'ultima maglia del giro, vado a fare maglia alta e un'altra maglia alta presa nello stesso punto, quindi il mio aumento. Faccio 4 catenelle, ora stiamo facendo la manica, quindi facciamo 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, entro nelle 4 catenelle, qui sono 7, qui sono 4, entro e faccio una maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta, una maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entro nelle 4 catenelle e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4 e mi vado a chiudere nella catenella iniziale, nella prima maglia iniziale, quindi le 3 catenelle, mi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Andiamo avanti con il prossimo giro, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e andiamo a fare il nostro aumento. Quindi proseguiamo con le maglie alte e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata alla fine della riga, vado a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi andiamo a fare la manica.
Quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entriamo nelle 4 catenelle e andiamo a fare maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entro nel primo cerchietto e vado a fare maglia bassa e ripeto 7 catenelle, 2 3 4 5 6 7 catenelle, entro nel secondo cerchietto e vado a fare maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entro nelle 4 catenelle e vado a fare maglia bassa e poi vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, entro nella maglia alta del pannellino, vedete questo è il pannellino, e vado a fare l'aumento sia all'inizio che alla fine, quindi maglia alta e nello stesso punto vado a fare un'altra maglia alta. Quindi proseguiamo così con i giri, andando avanti con i giri facendo gli aumenti agli angoli fin quando non raggiungiamo lo scalfo della manica. Non appena raggiungiamo lo scalfo della manica, la misura che noi vogliamo, ci vediamo qui per andare a chiudere lo sprone. Allora, fatti i miei giri, sono arrivata a 38 cm di larghezza e nello scalfo della manica ho 16 cm. Vi ricordo che sto facendo una taglia S, ok? Quindi a questo punto andiamo ad unire lo sprone. Io ho fatto 6 giri, quindi ho raggiunto lo scalfo della manica che volevo. Quando voi raggiungete lo scalfo della manica, se dovete andare a fare un giro in più, andate a fare un giro in più fin quando non raggiungiamo lo scalfo della manica. Io con 6 giri ho raggiunto lo scalfo della manica. A questo punto andiamo ad unire lo sprone, quindi volto il lavoro e vado ad entrare una maglia prima di arrivare nelle 4 catenelle, quindi entro qui e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle, 1 e 2 che valgono come prima maglia alta. Qui nelle 4 catenelle, vedete qui ho le 4 catenelle, vado dall'altra parte e unisco i due archetti, li unisco così, ecco qua, vedete? Quindi uno sopra l'altro, prendo il filo sull'uncinetto, entro in tutte e due così e vado a fare una maglia alta. Quindi ho unito lo scalfo della manica, vedete? Ho unito lo scalfo della manica, quindi ve lo faccio rivedere. Quindi sono partita da una maglia prima di arrivare alle 4 catenelle, quindi prendo le 4 catenelle da una parte e le 4 catenelle dall'altra parte, li metto uno sopra l'altro così, prendo il filo sull'uncinetto, entro in tutte e due e vado a fare una maglia alta così. Quindi vado nella maglia alta che c'è accanto e vado a fare una maglia alta, passo nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi proseguiamo con le maglie alte e ci vediamo dall'altra parte per unire l'altra metà. Allora, sono arrivata all'altra metà, vado a fare nell'ultima maglia, vado a fare una maglia alta, quindi prendo le 4 catenelle, cerchietto con le 4 catenelle, prendo il cerchietto dall'altra parte, li metto uno sopra l'altro così, vedete? Prendo il filo sull'uncinetto, entro dentro i due cerchietti e vado a fare una maglia alta. Quindi io ho unito l'altra metà dello sprone, ok? Quindi continuiamo con le maglie alte fino a raggiungere l'altra metà. A questo punto, unito lo sprone, andiamo avanti con i giri fino a quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei giri, dopo aver chiuso lo scalfo della manica, ho fatto 18 giri di maglie alte e 5 giri di maglie a rilievo, ok? Ho fatto già una manica, la manica praticamente viene tutta fatta a rete e poi l'ultimo giro andremo a fare le maglie alte, ok? Quindi a questo punto occupiamoci dell'altra manica. Vedete che qui ci sono 2 maglie basse, 1 e 2, quindi entriamo in questa maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima, entro con una maglia bassissima, ecco qui. A questo punto vado a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 catenelle,
e mi vado a chiudere nella maglia bassa che viene qui prima del cerchietto. Vedete questa maglia bassa? Entro qui con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto nell'archetto successivo, quindi nell'archetto delle 7 catenelle, quindi mi sposto con una maglia bassissima, faccio una catenella, rientro nuovamente dentro l'archetto e faccio una maglia bassa. Qui parto facendo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, passo nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, passo nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, passo nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Quindi continuiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, arrivati alla fine, ho fatto l'ultimo archetto, ho fatto la maglia bassa nell'ultimo archetto, c'è l'archetto con 5 catenelle iniziali, quello che abbiamo fatto all'inizio del giro, quindi andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, entro nell'archetto delle 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Faccio 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale, questa qua, ok, con una maglia bassissima. E questo è il primo giro, quindi noi dobbiamo andare a contare i cerchi, praticamente devono essere uguali all'altra manica, ok? Quindi contiamo sempre da una manica all'altra, contiamo sempre i cerchi per essere sicuri che la manica è uguale, ok? Quindi a questo punto andiamo a fare il secondo giro, che non cambia niente, è uguale al primo giro, quindi ci spostiamo nell'archetto con una maglia bassissima, facciamo una catenella, poi rientriamo di nuovo nell'archetto con una maglia bassa, facciamo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7 catenelle, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, ci spostiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, ci spostiamo nella maglia nell'archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi andiamo avanti facendo gli archetti per 21 giri o per i giri che ci servono naturalmente, ok? E l'ultimo giro che andiamo a fare, diciamo il 22esimo giro, io ho fatto un giro di maglie alte, quindi entrando nelle catenelle, qui abbiamo le 7 catenelle, entrando dentro le catenelle e andando a fare le maglie alte, quindi ogni catenella sono andata a fare una maglia alta, ho saltato la maglia bassa, sono andata nelle 7 catenelle, ho fatto 7 maglie alte, quindi l'ultimo giro andiamo a fare delle maglie alte. A questo punto andiamo avanti con i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per lavorare i fiorellini. Allora andiamo a prendere l'uncinetto del 2,5 e il colore mattone, questo è il Lighi mattone della Tessiland, e andiamo a fare un anello magico. Quindi facciamo catenella, poi rientriamo e facciamo una maglia bassa. Andiamo a fare 3 catenelle, quindi 1 2 e 3 catenelle, entriamo nell'anello magico e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entriamo e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entriamo e facciamo una maglia bassa.
Quindi dobbiamo avere 5 cerchietti di 3 catenelle dentro l'anello magico e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, fatti i miei 5 cerchietti di 3 catenelle, mi vado a chiudere nella prima maglia bassa iniziale qui. Mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, taglio il filo. E lo tiro così, lo sfilo e questo praticamente stringiamo un pochettino l'anello, che poi i fili naturalmente poi li andiamo a nascondere. A questo punto andiamo a prendere il rosa, andiamo a fare un nodino nel colore rosa, ok, e entriamo nella maglia bassa, in una maglia bassa qualsiasi, quindi entriamo nella maglia bassa, con una maglia bassissima così, ok, e andiamo a fare 2 catenelle, quindi 1 e 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo cerchio e andiamo a fare una maglia alta. Qui facciamo una catenella e dentro le 2 asoline che si sono formate dalle maglie, dalla catenella, questa solina e questa solina, entriamo e facciamo una maglia bassissima così, ok, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nell'archetto e andiamo a fare una maglia alta, facciamo una catenella, entriamo nelle 2 asoline che si sono formate 1 e 2 e andiamo a fare una maglia bassissima così, ok, per 3 volte, quindi entriamo un'altra volta con una maglia alta, chiudiamo la maglia alta, andiamo a fare una catenella, entriamo nelle 2 asoline e andiamo a prendere la maglia, la chiudiamo a maglia bassissima, 2 catenelle, 1 e 2 catenelle e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima dentro la maglia bassa, qui ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima così, stringiamo magari un pochino, quindi ci alziamo con 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'altro cerchietto qui dentro il cerchio e andiamo a fare la stessa cosa, quindi maglia alta, una catenella, prendiamo le 2 asoline che si sono formate con le maglie e chiudiamo a maglia bassissima così, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo una maglia alta, facciamo una catenella, prendiamo le 2 asoline e andiamo a fare una maglia bassissima, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchietto, andiamo a fare una maglia alta, facciamo una catenella, entriamo nelle 2 asoline e facciamo una maglia bassissima, 2 catenelle, 1, 2 catenelle e ci andiamo a chiudere nella maglia bassa, tra i 2 cerchietti nella maglia bassa, quindi entriamo nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassissima, ok, quindi continuiamo per tutto il giro facendo questi petali, vedete, vengono veramente carini. Questo è il fiorellino che andremo ad applicare nel nostro maglioncino. Allora, a questo punto andiamo a lavorare i nostri fiorellini. Non appena abbiamo tutti i nostri fiorellini, indossiamo il maglioncino senza fiorellini, prendere dei marcapunti e posizionarli nei punti dove noi vogliamo il nostro fiore, ok? Quindi non appena noi abbiamo tutti i segnapunti, magari con un filo, con un cotone, segnate dove deve venire il fiorellino, andiamo a cucire i nostri fiorellini e il nostro maglioncino è terminato, è pronto per essere indossato. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.